Oh, ciao, buonasera, ciao a tutti da Mr. Helmet. Vado subito al punto. Nei 2 giorni successivi al video e all'articolo con il podcast di Mr. Helmet, quello relativo ad MV acquistata da KTM, è successo un casino. Chi ha copiato, chi ha negato, chi ha arricchito la news per far vedere di saperne qualcosa e di non essere arrivato tardi. L'attenzione si è poi focalizzata sull'elemento meno importante della faccenda, ossia la MotoGP, ma è un errore. Se vi piace questo video o questo podcast, a seconda del modo in cui ne fruite, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet, che è un blog indipendente e arriva su queste news mentre qualcun altro deve aspettare che gli diano il permesso, oppure non le può scrivere, oppure fa finta di niente. Per dire, Mr. Helmet non ha pubblicità invasiva, vive di supporto. Allora, vado avanti. Dopo il pezzo di Mr. Helmet sono usciti con comodo i grandi siti. GP1 ha rimontato il pezzo mischiando un po' le cose con qualche dato e alle 21:30 del giorno dopo è uscito. Alle 23:30 è uscito anche Speedweek, che è il sito burattino di proprietà o fortemente sponsorizzato da Red Bull, praticamente dicendo che sapeva tutto da anni, lo sapeva, però ha arricchito tutta una serie di aneddoti su KTM, su Pirer, una biografia tipo Vita di Cesare, così. Lo sapeva da anni, da mesi, ma ha aspettato ad uscire a mezzanotte come i fantasmi, che è un mistero di Halloween. E poi questa è ovviamente una notizia presa da Mr. Helmet e arricchita con informazioni del proprio padrone, essendo Speedweek di proprietà di Red Bull, in mano a Red Bull, e non lo dico io, e KTM, e non lo dico io. Dopodiché ci sono i ladri dei ladri, il sito francese Paddock GP, che è uscito oggi citando non Mr. Helmet, ma i 2 siti di qui sopra. Scrivendo, la news è arrivata da 2 siti, prima Speedweek che non ha segreti, per cui KTM non ha segreti, e poi GP1 sempre attento, sì, ho capito, sempre attenti, ma sono usciti un giorno dopo. Benissimo, ovviamente diciamo pochissimi menzionano Mr. Helmet, e se lo fanno non mettono l'ipertesto, così uno clicca e non clicca e quindi non si va più a cercare. Non è un problema. Così fa Motorcycle Sport, che esce in varie lingue e ruba la foto da me commissionata sulla MotoGP a Aylaila di Decal Spotters, ruba la foto. Non ci sono problemi, indica che sia accusato il ritardo, ma il problema è che adesso tutti, per far vedere che ne sanno, questo è il problema vero, iniziano a personalizzare la news, inventando cose, e si rischia di uscire dalla realtà. Vi dico cosa potrebbe succedere adesso. Ovviamente secondo me, poi se vi fidate non lo so, ma penso di aver dimostrato di essere abbastanza sul pezzo. A EICMA 8-9 novembre ci sarà una conferenza stampa di KTM in cui verranno annunciate delle cose e potranno succedere delle cose. 1. KTM conferma, ok? 2. Smentisce perché deve fare la due diligence, ossia il controllo della situazione aziendale, eccetera, e perché poi ci può essere o c'è stata nel frattempo una contromossa d'orgoglio. Vi dico di che cosa sto parlando. La reazione russa. Allora, i russi sono incazzati non tanto per l'acquisizione da parte di KTM, perché in realtà vorrebbero già vendere MV, e c'erano pronti anche dei malesi di un fondo, ma siccome l'azienda è in situazioni disastrose, cosa che ai russi non piace sentire, i malesi sono un pochino titubanti, e quindi ai russi dà fastidio che sia emerso il fatto che MV è in difficoltà, perché non sono stati capaci, cosa di fatto innegabile. Lo ripeto, non sono stati capaci, ok? Quindi potrebbero alzare il prezzo e cercare di vendere meglio, oppure alzare il prezzo troppo per fare in modo che l'affare salti, per poi iniettare altro capitale. Questo sposterebbe la questione, perché MV non ha bisogno solo di soldi, cioè i capitali sarebbero ok nel breve periodo, un'altra iniezione di denaro, ma non è questo il problema. Il problema è che ai russi manca un piano industriale. Nella
totale incapacità di questi anni hanno dimostrato di non averlo. KTM invece ce l'ha, ha tutto quello che serve, incluse le motivazioni di brand e di mercato. Ok? Adesso parliamo della MotoGP. Ok, parliamo, no, intanto diciamo, motivazioni di mercato. L'acquisto della Ferrari delle moto, perché questa è la mossa di MV, è una mossa importantissima per KTM che non ha un alto di gamma, e anche se è brutta dal punto di vista sentimentale, perché è brutto un marchio che viene comprato così, è comunque un salvataggio di un brand che altrimenti starebbe lì a rantolare, ad ansimare altri 10 anni in mano ad una proprietà improvvisata. Adesso parliamo della questione MotoGP. La vedete qui? Questa MotoGP, questa è stata una mia idea, una mia supposizione. Cioè nel video, per conseguenza, tutto quello che ho raccontato, ho detto, quanto sarebbe bella una MotoGP brandizzata MV. Era solo un desiderio. E quindi, siccome sono un cane con le grafiche, ho fatto realizzare questo mock-up da una grafica mia amica, che è Aylaila, che lavora anche per Decal Spotter. Ne ha fatta una bellissima, la vedete, ed è questa, ok? Poi ha fatta una per sé, grigia, perché ha detto, secondo me viene meglio il grigio. E io ho detto, a me piace più blu perché ho fatto tutte le grafiche blu. È uscita in 2 colori. Quella mia non l'hanno rubata perché era piena di loghi e di watermark. Quella sua se la sono rubata e hanno fatto sparire anche il watermark. Quindi io posso capire che KTM smentisca la MotoGP perché è un passo troppo avanti nel futuro. La capisco, ma è l'unica cosa fantasiosa della notizia. Cioè io, mentre ho spiegato tutta la notizia, ho detto anche quanto sarebbe bella la MotoGP marchiata MV, e di tutta la news importantissima cosa hanno rilevato i bimbi minchia. Cosa hanno rilevato i bimbi minchia? Hanno rilevato come degli automi, praticamente la parte della MotoGP. Cioè ci sono tutti i giornalisti disperati da click che brancolano nel buio, così come gli zombie, perché non sanno niente, quindi hanno preso la parte più fantasiosa. MV MotoGP, che ha provocato orgasmi da titolo e pantaloncini croccanti nei clickbaiter. Ma non è quella la cosa più importante. La cosa più importante è il motivo per il quale KTM vuole MV, ok? E il motivo è che non ha un alto gamma e che MV è la Ferrari delle moto, è un marchio della Madonna, ok? Quindi invece la maggior parte dei commenti idioti si è fermata sulla parte esotica, ok? Quindi quello che io voglio dire è che la cosa importante invece è quello che conta davvero, è che bisogna salvare un brand, salvare un'azienda, salvare i dipendenti. Questa è la cosa importante, non la MotoGP. Cioè, ok, ovviamente questo non è principalmente una colpa del pubblico, perché abbiamo visto Gas Gas in MotoGP, che è una roba che fa ridere, e quindi è ovvio che qualsiasi marchio sia una scelta più intelligente e gradevole. La cosa importante è quello che succede ad MV, quello che succede al marchio, quello che succede alle moto, quello che succede all'azienda, ma soprattutto quello che succede ai dipendenti, cioè alla gente che lavora, che ha le famiglie, non se fanno un'altra MotoGP. È chiaro che poi se Pirer dice, attenzione, la MotoGP è un progetto troppo costoso, vuol dire che la sta già comprando l'MV, ma non è questo il problema. Cioè, a parte che non ci vorrebbe niente a fare un'altra MV Gas con un'altra KTM con le carene MV come hanno fatto per Gas, ma non è quello il tema. Quello era un desiderio, sarebbe una figata se, ma la notizia è un'altra. Quindi, come vedete, ma la colpa non è del pubblico che è appassionato e si focalizza sulle cose legate alla passione. Il problema è di chi fa questo lavoro, che oltre a non avere la notizia, oltre a dormire, oltre a essere un ladro e a copiare, vede la parte più bimbo minchiosa e non la parte del contenuto. Ecco perché un po' mi arrabbio. Comunque un messaggio io non lo voglio dare, non resta che seguire la vicenda, vedremo come andrà, ma un messaggio per gli austriaci è quello legato che mein Neuigkeiten kommen aus den
Finanzumfeld, ok? Cioè le mie informazioni vengono dall'ambito finanziario, non dal meccanico che lavora sotto il box, che quindi i vostri, cioè gli amici burattini che pagate con la pubblicità o li informate direttamente oppure devono solo copiare, ma l'importante è fare giornalismo investigativo, non giornalismo marchettivo, ok? Quindi altrimenti poi non rispettate il pubblico. E una volta che avete le notizie le copiate male, come quello che ha scritto Giovanni Castiglione, ok? O a Sport, oppure prendete la parte più inutile, la parte inventata, ma dichiaratamente inventata. Quindi rubate, dormite, storpiate i nomi, non capite, non distinguete la notizia dalla fantasia, è molto grave questo, ok? L'operazione simpatia è finita, vi auguro buon Halloween. Anche oggi mi sono guadagnato qualche amico, però purtroppo la realtà, la verità sono fatte così. Niente MotoGP per adesso.